Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Cari amici del canale, bentornati a tutti, un saluto dal vostro Andrew Riker. Come direbbe il buon Claudio di Extra Trek, naviganti della Federazione, quest'oggi ci troviamo nuovamente ad affrontare l'unboxing, per la precisione per quanto mi riguarda è il numero 7, della build della USS Enterprise D, quella capitanata dal capitano Jean-Luc Picard. Allora, non perdiamo tempo, nel frattempo vi ricordo sempre di visitare il sito di extratrek.it, ci sono tantissimi articoli interessanti riguardanti il mondo della fantascienza, chiaramente più dedicati per la maggior parte a Star Trek, ma ci sono anche panoramiche dedicate ad altre saghe amate dal pubblico e anche un po' del cinema in generale, comunque trovate un po' di tutto. Inoltre, per coloro che vogliono approfondire alcune tematiche di modellismo, troverete anche alcuni miei articoli riguardanti le novità in uscita per il panorama modellistico riguardante sempre la fantascienza. Bene, allora andiamo a vedere questo unboxing. Io ho già tagliato chiaramente qui la cosa per il coperchio per agevolare il tutto, ok? Perché quella colla con cui l'hanno incollata è veramente ostica da togliere. Allora togliamo la carta. Vediamo un po'. Dunque, come possiamo vedere qui dall'elenco del materiale consegnato, abbiamo il fascicolo che contemplerà le istruzioni di montaggio dalla 27 alla 30 e poi ovviamente i kit di montaggio 27, 28, 29 e 30. Bene, possiamo togliere anche questo che non ci serve. Andiamo a vedere un attimo. Allora, il 27 cosa ci fornirà? Nel 27 troveremo ancora finestrelle, un nuovo cacciavite, delle viti e due scialuppette di salvataggio, un pannello dello scafo, come possiamo vedere. Qui si vede la parte dove andrà chiaramente il pezzo del banco phaser. Nel frattempo vedete il piccolo Lucifer, nome ovviamente è omonimo della serie televisiva su Netflix, che è venuto a trovarci perché da bravo gatto è molto curioso. E poi troviamo questo piccolo pannello diciamo sagomato in questo modo, che serve chiaramente per metterlo sotto alla sezione del ponte di battaglia, nella parte poi diciamo che andrà a collimare con il resto dello scafo inferiore. Vediamo ancora cos'altro abbiamo. Che dici Lucifer? Ti interessa? Questi sono i pezzi allegati al 28. Troviamo ancora una volta scialuppette di salvataggio, viti, finestrelle, un cavo con un singolo LED, un pannello riflettente e una parte sempre riguardante il ponte di battaglia. Questo è il lato inferiore, quello che comincia a andare verso il collo in pratica vero e proprio, e ancora un pannelletto. Questo credo sia dello scafo della sezione a disco. No Lucy, non te lo puoi prendere. Allora, vediamo adesso quello che riguarda il kit dei pezzi consegnati per il montaggio della parte 29. Troviamo le finestrelle, questa volta assemblate in un unico pannelletto, che secondo me è la scelta che dovevano optare per tutto quanto lo scafo, non solo per questa parte della sezione del ponte di battaglia. Troviamo ancora cavi LED, troviamo le scialuppe, finestrelle varie e ancora un pannelletto con il suo pannelletto riflettente sottostante.
e degli adesivi neri che, come sappiamo, servono per bloccare i fili in posizione. Bene, andiamo a vedere l'ultimo kit che ci è stato fornito, che è il 30. Troveremo ancora delle finestre sia chiare che scure, cavetto con doppio LED, pannelletto dello scafo con pannello riflettente e una parte del collo dell'Enterprise. Ecco qua. Bene, mentre Lucifer tiene da parte i pezzi, diamo un'occhiata a questo punto al magazine, ovvero al fascicolo che è il numero 8. Andiamo a vedere. Troviamo come sempre tutta una panoramica riguardante i dati generali della Hero Collector Eagle Moss e i vari social media. Attenzione che il numero del customer service indicato qui per quanto riguarda l'Italia è invertito con quello della Spagna, perlomeno io mi sono accorto nei fascicoli precedenti di questa cosa, quindi fate attenzione se dovete chiamare l'assistenza clienti, ricordatevi di questa cosa, ma comunque se provate a chiamare quello in italiano sentirete parlare in spagnolo, quindi capirete già da soli che c'è qualcosa che non va. Ok, allora come vedete elenco delle parti del fascicolo del kit 27, verificate sempre con l'elenco dei pezzi che vi abbiano fornito tutto, parte del kit 28, 29 e 30, e poi ci sono chiaramente le varie istruzioni di montaggio passo passo per quello che riguarda ogni singolo kit. Come vedete opereremo anche nuovamente sul ponte di battaglia, monteremo ancora dei pannelletti dello scafo della sezione a disco, ancora delle parti per completare, diciamo, il ponte di battaglia, che forse completeremo prima questo della sezione a disco, dalla loro velocità con cui vengono, diciamo, mandati i pezzi. Ok, poi c'è come al solito l'elenco degli episodi a cui fa riferimento tutta la serie di The Next Generation. Qui come vedete c'era quell'entità che voleva scoprire in maniera un po' troppo drastica alcune caratteristiche del comportamento umano, e lo fa a un modo suo, creando dei problemi molto seri all'Enterprise, più che altro al suo equipaggio. Non sto a spoilerare per quelli di voi che sono curiosi di vedere la serie e non l'hanno potuto ancora fare, quindi vi lascio tutto modo di scoprire tutto da soli. Elementari Their Data è uno splendido episodio in cui, come al solito, il nostro comandante Data cerca di esplorare un po' le vicissitudini dell'animo umano e si improvvisa per diletto nell'interpretare sul ponte ologrammi il celebre Sherlock Holmes, che è affiancato come al solito dai suoi colleghi dell'equipaggio per affiancare gli altri personaggi. Questo anche è un episodio molto molto bello con il dottor Moyertree. Qui vedete ancora Data che fuma la famosa pipa alla Sherlock Holmes. Qui Data preso a cantare. Questa scena non la ricordo bene sinceramente a quale episodio appartiene, quindi non ve lo so dire al momento, è un momento di vuoto. Ecco qua. Questo era l'episodio in cui c'era quella specie di virus che era in realtà creato stesso da questi diciamo giovanotti creati come, se non ricordo male, creati come esperimento per una razza umana, per creare una razza umana priva di malattie e priva di difetti, che però avevano questa controindicazione che sprigionavano praticamente un virus che faceva invecchiare più rapidamente il resto delle persone con cui venivano in contatto. Qui vediamo Riker alle prese con i Klingon, quando, se non ricordo male, quando era andato a fare il primo ufficiale sopra una delle loro navi.
per uno scambio culturale tra Federazione e Impero Klingon, e qui siamo arrivati alla fine. Bene, cosa possiamo dire? Questo modello sicuramente sta diventando molto interessante, ha delle problematiche di montaggio un po' relative alla varie collimazioni dei pannelli, soprattutto per quello che riguarda il passaggio dei cavi, che quindi in alcuni casi, se viene fatto come dice le istruzioni, in realtà non riesce a far spianare alla perfezione i pannelli, quindi bisogna un pochino interpretare a modo proprio il modo migliore per farli passare. Ci sono dei filtraggi della luce che stiamo cercando tutti un po' di eliminare, però questo comporta delle volte un aumento di spessore diciamo tra pannello dello scafo e pannello riflettente delle luci, il che crea problemi, forse anche quello relativi all'allineamento poi di tutti i pannelli sullo scafo. Quindi sto valutando magari se trovare una soluzione alternativa. In alcuni gruppi stranieri su Facebook hanno usato una specie di pasta collante nera per sigillare il tutto. Io non ce l'ho, probabilmente proverò ad acquistarla per vedere un po' il risultato. Nel frattempo, mentre attendiamo ulteriori sviluppi, io come al solito vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento al prossimo video che riguarderà il montaggio di questi kit che sono arrivati con questa spedizione, che vi ricordo ancora era la numero 7, anche se il fascicolo è il numero 8, perché per quanto mi riguarda perlomeno nel primo pacco erano presenti 2 fascicoli, quindi stiamo sempre con la numerazione di un'unità avanti rispetto al pack, rispetto all'invio. Ok? Bene, un grazie a tutti, di nuovo buone vacanze per quelli di voi che sono in vacanza, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ciao, lunga vita e prosperità a tutti.